Stamattina è arrivata una scatola super gigante che sono sicuro conterrà un sacco di cose meravigliose. Apriamola insieme. Ok, a questo punto iniziamo l'unboxing dei singoli prodotti. Allora, qui abbiamo, vado in maniera random, il T-Bone MB85 Beta. Apriamolo. Che bello. Non so se riesci a vederlo bene, questo qui è un microfono verde azzurro. Che bello. E c'ha una parte qui in plastica. Ovviamente dentro la confezione esce l'affarino per montarlo sull'asta, che ovviamente non rientrerà mai più. No, è rientrata. Che bello. Allora, questo era l'MB85 Beta. Poi io adesso sto facendo semplicemente l'unboxing, te li faccio vedere, poi farò dei video per ognuno di questi microfoni, farò dei paragoni, come insomma abbiamo sempre fatto sul canale. Se possiedi questi microfoni, fammi sapere che cosa ne pensi, perché sono veramente curioso. Questo è l'MB85 Beta. Poi c'è l'MB78. Questo era l'85, questo è il 78, sempre Beta. Questo è attaccato? No. Ok, si stacca. Vediamo un po'. Oh, stesso colore. Questo qui richiede la Phantom, c'è scritto, ed ha uno switch, un filtro passa alto. Come si switcha? Ah, ok. È molto scomodo questo, lo vedo già, perché bisogna infilare qualcosa dentro per poter poi selezionare. È interessante. È interessante. Perché richiede la Phantom. Boh, lo scopriremo. Ha la forma anche un po' particolare, vedi? Gli altri invece sono dinamici. Poi abbiamo l'MB75 Beta. Ok, questo è uguale a quello di prima, più piccolo e non c'ha lo switch. Ma c'ha la gomma come il primo che ti ho fatto vedere. Ah, c'ha anche qui la gomma, tra l'altro. È carino. Che sfizio. Hanno un colore veramente molto molto bello questi microfoni. Ovviamente hanno tutti, non te l'ho fatto vedere, ma hanno tutti l'affarino per poterli riporre nel modo migliore possibile sull'asta. Ok. Poi il BC 500.
Vediamo che cosa c'è. Che bella questa spugna. C'è il microfono, ora te lo faccio vedere. C'è solo il microfono. Oh. Io sono sempre curioso, non voglio distruggerlo, ma... Ok, sì, si toglie. Ha la spugna tipo lo Shure SM7B. E guarda, anche la griglia qui c'ha un sacco di spazio tra la capsula e la fine della griglia, quindi potrebbe essere molto interessante. E dietro, sto vedendo adesso, c'ha anche qui 2 switch. C'è un filtro passa alto e uno passa basso. Interessante. Questo è molto interessante. Non vedo l'ora di testarlo. E ovviamente indovina un po', questo qui faremo il test con lo Shure SM7B. Riponiamolo qui dentro. Questo è un microfono dinamico. Come credo sia dinamico anche il successivo microfono, che ha la confezione più grande, quindi nel tempo io metto tutto qui, che ha la confezione più grande, ed è questo, l'MB20. Oh, che bello, qui abbiamo una spugna, un po' deformata, vabbè, ma spugna. Poi abbiamo... Interessante questo. Questo qui è il ragno sullo stile dell'RE. Ora lo vediamo nel dettaglio. E questo qui è il microfono. Questo è bello pesante. Questo è bello pesante, ha sempre gli switch dietro. E questo va inserito così. Ok? Qui dentro. Quindi come il RE20. Sì, dovrei dir bene. Molto bello. Un cilindrone. Non vedo l'ora di provarli, di sentire come suonano, perché sono convinto che suonano molto bene. Poi di microfoni dinamici non ce n'è mai abbastanza. Poi abbiamo ancora un microfono, l'ultimo. Ok, questa è una valigetta molto interessante. Questo è il GM55 ed è, non so se 55 ti ricorda qualcosa come numero, ma è... Aspetta, voglio aprirlo nel verso giusto. Dovrebbe essere così, vediamo. Sì. No, vabbè, che meraviglia. Da-dan! Microfono alla Elvis. Che meraviglia. E questo viene fuori con il suo stativo. Oh, che bello. Questo stativo è veramente, veramente pesante. E si può anche allungare. Ok, quindi in teoria tu ci monti il microfono sopra. Ma questo qua è bellissimo. Cioè, questo è meraviglioso. Bellissimo. La forma di questi microfoni è speciale. Infatti c'avevo nella wishlist, c'avevo diversi microfoni, così volevo testarli. Ovviamente lo Shure costa veramente tanto, poi essendo uno sfizio. Però questo mi sembra molto molto bello. Ok, siamo arrivati alle cuffie, le ultime due cose. Queste qui sono cuffie per monitoring, ok? Ok. Io adoro le cuffie con i cavi intercambiabili, perché se si rompe il cavo lo sostituisci tranquillamente. Qua non voglio distruggere tutto, ma credo di essere costretto. Allora, vediamo un po'. Chi ha inventato la plastica per queste cuffie è veramente un genio del male. È veramente un genio del male.
Caspita, che belle. Allora, al tatto non sembrano molto resistenti, sai, di quelle cuffie, per capirci, tipo le Audio-Technica, le 50, quelle là che ho io, che sono le mie cuffie preferite. Quindi, al di là dei materiali, che non sono il massimo, i cuscinetti sono super 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 imbottiti, così come anche questo. No, questo un po' meno in realtà, sì. Questi però tantissimo. Che bella sensazione, l'orecchio va tutto dentro e sembra molto comodo. Poi ovviamente le cuffie visto che vanno indossate diversamente dai microfoni o schede audio, è sempre un problema, perché bisogna tenerle tanto tempo per capire se vanno bene o meno. Molto interessante. Non riuscirò mai a rimettere la plastica, ma non fa niente. Non è importante. Questa confezione è veramente... vabbè, ci provo dopo. Non è bellissima la confezione. E poi queste, che invece sono sempre cuffie, ma sono cuffie per mixing e recording. Quindi apriamole, immagino saranno come quelle, ma esteticamente, anche se la confezione è diversa, non credo che i materiali saranno diversi, però vediamo. Cavo. Ancora più complicata questa. Ma chi è che fa queste confezioni? Ah, queste sono... già la forma ricorda, sono diverse. Sono molto diverse rispetto a quelle. Queste qui sono molto 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 diverse. Allora, la parte di sopra non è tantissimo imbottita, ma questa qui... Madonna, sono enormi tra l'altro. Ora te le faccio vedere. Ok, si regola così. Right. Molto belle anche queste. Guarda, voglio farti vedere, visto che ce l'ho ancora qui aperte. Guarda la differenza. Completamente diverse. Vedi? Sono due cuffie completamente diverse. Bello, molto bene. Ok, allora io ho finito questo super mega unboxing. Ovviamente ringrazio i ragazzi di T-Bone che sono stra mitici. E che dire, inizierò a fare i video, prima testo tutto, poi farò i video e faremo delle comparazioni. Molto interessanti, alcuni di questi microfoni sembrano veramente molto molto interessanti. Ok, bene, ci vediamo settimana prossima e nel frattempo inizio a giocare un po' con queste cose. Ciao!